Ciao a tutti ragazzi, oggi monteremo la borsa da serbatoio per KTM SMT 890 della Epco Becker. In questo caso monteremo la Epix 6. Questo sistema di aggancio, vi ricordo che è compatibile con tutte le borse della Epco Becker che supportano il sistema di aggancio e sgancio rapido magnetico. Andremo a sostituire, a svitare questi quattro perni, a inserire questa guarnizione in mezzo e poi il vero e proprio supporto in metallo con i perni forniti da Epco Becker. Svitiamo quindi i quattro perni originali. Quelli in basso sono più corti, allo stesso modo, anzi no, questa è corta, quindi lunga, corta, corta, questa dovrebbe quindi essere lunga, perfetto. Adesso vi mostro le istruzioni che quindi ci fanno vedere come qui va quella lunga, qui quella corta, lunga, corta, con la testa diversa. Queste sono incassate, queste hanno una testa bombata diversa, che ovviamente poi si adattano alla piastra, al supporto meglio. Ecco qui, semplicissima. Scusate per la messa a fuoco. Adesso passiamo alla configurazione della borsa, che richiede chiaramente l'attacco compatibile e che va montato con una regolazione ad hoc per questa moto e anche diciamo in base ai nostri gusti. Ora prenderò un attimo la borsa e vi farò vedere. Questo è il sistema di aggancio magnetico. Quindi quando noi andiamo a posizionare, ok, la borsa sarà sicura, impossibile staccarsi in movimento, anche con vibrazioni e tutto. Dovrà essere tirata meccanicamente questo sistema e solo a questo punto sarà possibile sganciarlo. Chiaramente adesso non è attaccato ancora alla borsa e si fa fatica. Qui andremo a legare un laccetto che faciliterà la rimozione. La borsa presenta numerosi fori per quindi darci la possibilità di adattare questo attacco e questo sgancio nella posizione più adatta a seconda della moto e anche dei nostri gusti personali. Però prima di passarlo, dobbiamo passarlo all'interno della borsa. Prendiamo quindi la borsa, lo facciamo passare in questo foro finché possa entrare e poi agganciarsi con il blocco qui. Noi possiamo già fissare con i perni il tutto. Vi ricordo che la borsa ha già le filettature, quindi non occorre forarla come accade in altre borse di questo marchio di Epco Becker. In questo caso la borsa è già predisposta per questo tipo di aggancio, quindi ha varie filettature. Quindi adesso abbiamo avvitato
il supporto. Come vedete la regolazione più la prima regolazione o ultima in base a come vogliamo regolarci, perché la posizione del tappo benzina sull'SMT è molto in fondo vicino al manubrio, quindi abbiamo bisogno di arretrarlo il più possibile in questa maniera. Chiaramente se l'avessimo montato più su questi fori avrebbe avuto una posizione più avanzata, ma questo varia, ripeto, in base alle moto. Su alcune la scelta è praticamente obbligata, secondo me, come in questo caso. Su altre va un po' a gusti, quando c'è più spazio possiamo scegliere noi come collocarlo. Il cordino andiamo a infilarlo nel gancio e infine lo attacchiamo internamente con un click. Possiamo quindi anche regolare di quanto il cordino di sgancio rapido debba fuoriuscire dalla borsa. Devo dire, una grande cura del dettaglio nei particolari in questo sistema, che comunque ci dà anche una sicurezza, tutto ben realizzato. Torniamo quindi sulla moto per provare il tutto. Una volta montata la nostra borsa possiamo applicarla sul serbatoio con un gesto piuttosto semplice. Vedete che è facilissimo attaccarla, staccarla. Il sistema magnetico attira verso sé le guide e poi meccanicamente le blocca. Per sbloccare noi dovremo tirare quella cordicella. Il mio consiglio su una moto di questo tipo, che ha il serbatoio molto pronunciato in avanti e quindi la borsa molto vicina al manubrio, lasciando poca area di spazio, è di regolare la lunghezza della corda su una lunghezza piuttosto breve, in maniera tale di, per esempio in questo caso, inserire il pollice, tirare, vedete, e sganciarla facilmente e velocemente. Se invece lasciassimo la corda più lunga sarebbe più difficile avere spazio di manovra per andare a sganciarla rapidamente. Come vedete è semplicissimo e devo dire che nelle fasi di guida, per chi come me non ha mai apprezzato le borse serbatoio, ma per un preconcetto congenito, ecco, io le vedevo così piuttosto ingombranti in questa zona e ho sempre immaginato che potessero dare fastidio. Invece devo dire che anche nei percorsi pieni di curve e con una bella capienza di 6 litri questa borsa si è rivelata veramente comoda, e è come se non l'avessimo, ecco. Non so se, devo dire, avendola provata solo su questa moto, non so se è merito della conformazione della moto o se su qualsiasi moto la borsa serbatoio è così. Abbiamo tutto lo spazio e si adatta perfettamente. Devo dire che, tra l'altro, rispetto ad altri attacchi borsa, questo rimane piuttosto discreto, non va a creare un prolungamento verso il guidatore, ma rimane praticamente solo sulla zona di attacco previsto sulle viti del tappo stesso. Vi ricordo, per qualsiasi consiglio, qualsiasi richiesta, parere o commento, potete scrivere appunto tra i commenti del nostro video oppure sui commenti dell'articolo che verrà linkato in descrizione. Sul nostro sito infatti saranno sempre presenti recensioni scritte di tutto quello che andremo a presentare nei nostri video. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!